Ragazzi, oggi facciamo una prova. Meglio la lama o meglio il filo? Filo da 3 tondo per eliminare rovi che hanno 5 mesi. Purtroppo, come al solito, si bonifica, poi c'è un periodo estivo che per motivi di tempo e di calore non si riesce a pulire. Adesso dobbiamo rimediare e questi qua sono rovi nati da una precedente bonifica, sono stati tagliati al 4 maggio e adesso siamo in prossimità primi di ottobre, dunque 5 mesi, e guardate la situazione. Adesso iniziamo a fare una prova e tiriamo le conclusioni, i pro e i contro lama e filo. Lama ricurva rovino da 255 e filo tondo da 3. Ok. Ragazzi, in 5 mesi ecco qua, questo è il risultato. Non dobbiamo aspettare così tanto, poi è una faticaccia. Ok? Adesso proviamo, magari facciamo un giro con la lama. Lasciamo raffreddare questo e prendiamo l'altro. Ok, proviamo con la lama.
ragazzi, la lama, sì, questo è uno dei vantaggi della lama, di non lasciare plastica in giro per il campo. Ad esempio qua ho trovato un filo in un precedente taglio, chissà quando è saltato fuori. Dunque questo è il vantaggio della lama, non lasciare plastica in giro per il suolo, però l'efficacia del filo è maggiore, si fa più produzione, si va avanti più veloce. Comunque ragazzi, adesso penserò di andare avanti con la lama e poi magari la parte finale, se trovo magari dei rovi un po' più fini, farò con il filo.
ragazzi, l'eterno dilemma, meglio il filo o meglio la lama in queste situazioni? Allora, in questo caso qua, dopo una bonifica iniziale fatta con la lama ricurva, ripeto, ho lasciato andare un po' questo pezzo di prato e si è trasformato di nuovo in rovi, però rovi, chiamiamoli ancora erbacei, che si possono tagliare con il filo. Ho fatto una prova per capire se vado meglio ancora con la lama oppure con il filo. Diciamo che in questo caso qua vince il filo, anche se ha degli svantaggi, nel senso che lasciamo le solite plastiche abbandonate in giro per il campo, però come velocità e come tempi di lavoro è imbattibile. Bisogna trovare il giusto diametro e poi non ha problemi di nessun tipo, anzi riusciamo a fare molto mulching, maciniamo tutto e ti dà la sensazione di andare avanti pulendo bene il prato. Allora, altri vantaggi di questo del filo è che se troviamo sassi riusciamo a schivarli e non crea problemi di contraccolpi. Questo è un altro vantaggio, perché ho trovato dei sassi, dunque a maggior ragione va meglio il filo. Ragazzi, parliamo poi dei vantaggi e i svantaggi della lama. Come ripeto, qui non abbiamo nessun tipo di problema, possiamo tagliare tutto, erbacei, non abbiamo il problema di dire ok, è grosso e fino, noi andiamo avanti. Poi l'altro vantaggio è che non lasciamo plastica in giro, qui siamo sull'ecologico. Poi invece cominciamo con gli svantaggi. Gli svantaggi sono questi, che se troviamo sassi in mezzo al prato e non ce ne accorgiamo, queste sono le mazzate che prendiamo, dunque bisogna stare un po' attenti a questo, perché rischiamo di fare danni sulla coppia conica. Altra cosa invece è che non riusciamo a macinare completamente, c'è un mulching abbastanza grossolano rispetto al filo. Altro svantaggio secondo me è un po' la pericolosità, dunque dobbiamo utilizzare magari scarponi con puntali in acciaio, dobbiamo stare un po' più attenti in caso di scivolamenti, mentre per quanto riguarda il filo siamo, diciamo, un po' più protetti, siamo un po' più al sicuro. Altre cose, sì, la lentezza, diciamo che qua io ho fatto una stima così veloce, siamo un po' più lenti nella fase di taglio. Qui secondo me guadagniamo un bel po' di tempo rispetto alla lama, dunque anche lì bisogna un attimo considerare i tempi che uno ha a disposizione. Se uno ha tempo è vantaggioso utilizzare la lama, insomma, nel taglio di questi prati incolti. Niente ragazzi, questo filo diametro 3 si è comportato benissimo, io direi. Il decespugliatore lo regge. Sono un po' stupito, nel senso che i rovi sono abbastanza diradati, dunque non abbiamo erba molto folta che può rallentare la velocità della testina. In questo caso qua abbiamo bisogno un po' di robustezza, perché i colpi di taglio sono abbastanza forti. Vedete, potete vedere anche qua, questi sono i contraccolpi per riuscire a tagliare questi rovi. Dobbiamo avere un filo che possa reggere a queste battute. Ok ragazzi, spero di essere stato utile. Lasciate magari dei commenti se uno preferisce la lama o uno preferisce il filo. Io in questo caso qua preferisco il filo, c'è solo questo svantaggio che purtroppo lasciamo sempre plastica in giro nei campi e bisognerà prima o poi evitarlo. Speriamo che la tecnologia di questi fili possa andare avanti e di trovare dei fili magari biodegradabili che abbiano una buona resistenza e anche dei costi, diciamo, contenuti per poterli utilizzare. Ok ragazzi, alla prossima e buon taglio a tutti.